Questo è un video difficile da scrivere, in una serie altrettanto difficile da gestire, oserei dire. Questo perché innanzitutto il manga non è ancora totalmente concluso, almeno durante la stesura del copione, e di conseguenza molte cose potrebbero cambiare. E di conseguenza ho a lungo pensato a come strutturare questa serie, dal momento che nelle parti avanzate del manga avverranno vari richiami agli inizi, ma sono giunto alla conclusione che, piuttosto che fare ora un video infinito fatto di richiami su richiami, semplicemente andrò con calma come ho sempre fatto nelle serie al microscopio. Ci saranno strizzate d'occhio a capitoli futuri, ma questa sarà una vera e propria rilettura attenta dall'inizio, immergendoci assieme in questo mondo. Quindi fate finta che sia la vostra prima volta col manga e ripartiamo insieme dal principio. Ed è quindi con gioia che oggi posso presentarvi una nuova serie, Attack on Titan, al microscopio. Hajime Isayama nasce a Ita il 29 agosto 1986. Da sempre appassionato di disegno, nel 2006 proponeva a Weekly Shonen Jump un capitolo autoconclusivo dal titolo Shingeki no Kyojin, che non venne accettato in quanto considerato fuori target per la rivista, dal momento che loro proponevano cambiamenti per rendere più soft il tutto, mentre lui non voleva assolutamente saperne. Lo stesso anno proporrà sempre lo stesso titolo alla Kodansha, vincendo un concorso per gli esordienti che gli aprirà poi le porte alla serializzazione di quel manga a partire dal 2009, dopo una serie di altri piccoli one shot e praticamente 3 anni più tardi. So bene come il parere generale sulla serie sia il fatto che tragga molte reference dalla mitologia norrena, il che potrebbe anche essere vero. Tuttavia penso che sarà un qualcosa a cui arriveremo in futuro, concentrandoci per ora soltanto su fonti dichiarate o un po' più ovvie. Dalla guida Outside di Attack on Titan apprendiamo varie ispirazioni avute da Isayama nella stesura del suo manga. Già durante la scuola amava disegnare storie che riprendessero i Kamen Rider e in generale i manga mecha, ma forse la più grande fonte di ispirazione fu per lui il gioco Mav Love, o Move Love? Non lo so. Non ne ho idea, che gli diede una grande idea, in quanto in esso erano presenti creature aliene che uccidono la popolazione, per quanto comunque gli uomini si saltino ugualmente alla gola fra di loro in uno scenario che mostra un Giappone vittorioso dopo la seconda guerra mondiale e la nascita di nuovi continenti. A colpirlo tantissimo fu come quegli alieni fossero particolarmente inquietanti per quanto avessero anche caratteristiche umane, tra virgolette. Dal manga Hell Teacher Nube, manga del 1993 scritto da Sho Makura e illustrato da Takeshi Okano, rimase colpito dal personaggio Monna Lisa, che gli diede un po' l'idea di questi volti umani particolarmente deformati e cattivi, mentre il suo editor del tempo, Jung-Hoon Park, attualmente accusato di aver ucciso la moglie, gli consigliò di non fare i giganti come degli zombie, ma dare loro effettivamente volti umani e diversi. In un'intervista alla BBC, invece, dichiarerà come il concetto di umani dentro delle mura, con fuori dei mostri e dentro invece lotte sociali, sia un concetto universale in cui potersi rivedere e che questo ha decretato la sua fortuna. E inoltre, a una televisione giapponese, ha invece raccontato come lavorando in un internet caffè rimase colpito dal vedere un uomo ubriaco con cui non riusciva a comunicare, arrivando al concetto di incomunicabilità fra gli uomini e pensando a ciò si rese conto che l'uomo potesse essere la creatura più terrificante al mondo. Per concludere, in un'intervista con la TBS dichiarerà che uno dei suoi film preferiti sia Jurassic Park, da cui ha preso l'idea di queste creature gigantesche che mangiano gli uomini. Insomma, un gran bel numero di informazioni date, direi. Benissimo così, anche se vorrei un attimo lanciarmi in una mia idea soprattutto, collegandomi anche al fatto che lui da giovane disegnasse manga con protagonisti piloti di mecha. È palese che fosse appassionato di queste cose. In fin dei conti la stessa idea dei giganti con dentro degli uomini è una palese citazione agli anime mecha e di conseguenza non possono pensare a uno dei più grandi mangaka della storia, Go Nagai, che, oltre a essere proprio il padre dei mecha, ha anche scritto uno dei manga più belli mai concepiti, Devilman. Devilman ha pesantemente influenzato opere come Berserk, Evangelion, ad esempio, e non è strano credere che anche Isayama ne fosse stato preso, tralasciando alcune similitudini a livello grafico, soprattutto nelle battute finali del manga di Isayama,
trovo davvero interessanti le idee alla base dei concept che vengono utilizzati. Mi spiego meglio. Delle creature che si cibano di esseri viventi, un uomo che è diventato a sua volta una di quelle creature, ma che può con questo potere sconfiggere le altre. Devilman diventa una grandissima critica alla razza umana, più che una storia di lotta fra i demoni, mostrando come le nazioni non ci pensino due volte a scatenare guerre per poter avere una supremazia militare, ma anche perché nelle rispettive fazioni potrebbero nascondersi degli infiltrati che non attendono altro se non uccidere gli umani. In entrambi i casi viene affrontata la questione del demonio che risiede nelle persone e il protagonista ottiene il proprio potere dopo essere stato praticamente consumato da una di queste creature. Dulcis in fondo il finale. E ora spoiler su Devilman, dove l'enorme lotta fra uomini e demoni diventa quasi più ideologica che fisica, culminando nell'apparente estinzione della razza umana. Questo anche perché Akira si rende conto di come i veri demoni siano in realtà le persone. Non più uomini contro demoni, ma uomini contro uomini. Può darsi sia solo una mia supposizione, ma ovviamente non voglio screditare Attack on Titan con ciò, ma più che altro mostrare anche la grandezza di un manga che ha ormai 50 anni e che continua a far scuola nella narrazione ai mangaka moderni. Per quanto fosse da sempre appassionato di disegno, l'arte da lui proposta non è mai stata, almeno all'inizio, niente di eccezionale, con un manga che venne per lo più snobbato qui in Occidente, almeno fino all'uscita dell'anime che fece schizzare l'opera nell'Olimpo dei manga. Non sono rari errori di prospettiva, personaggi che ogni tanto diventano indistinguibili, cadute di stile, ma è anche vero che ora non solo potremmo dire sia decisamente migliorato, ma che lo stile sporco, grezzo, sia anche diventato caratteristica del manga. Ma bando alle ciance, e dopo questa breve introduzione all'autore, gettiamoci subito nella lettura. Tanto il tempo per tornare ad approfondire la sua figura, tramite le pagine del suo manga, ci sarà sicuramente. L'inizio del manga è molto particolare, infatti l'autore decide da subito di presentarci un mondo strano, per certi versi assurdo, con un piccolo flash forward che mostra praticamente le ultime pagine del capitolo in una sorta di piccolo teaser. Questo perché è uno shonen, quindi indirizzato comunque a un target abbastanza anche giovanile, e quindi un nuovo lettore potrebbe abbastanza seccarsi con pagine e pagine di spiegazioni, quindi tanto valeva fare un piccolo teaser, per quanto magari rovini il colpo di scena del primo capitolo, per fare in modo che il lettore, curioso di scoprire quella scena, poi proseguisse la sua lettura. Subito dopo veniamo trasportati in una scena d'azione col movimento tridimensionale che culmina in una ragazza che dice a dopo al nostro protagonista, Eren. Eren viene risvegliato da Mikasa, che graficamente ricorda tantissimo la ragazza del sogno, seppur, come Eren stesso dichiara, abbiano due lunghezze di capelli diversi. Mi è sembrato di aver fatto un sogno lunghissimo, dichiara mentre delle lacrime sgorgano dai suoi occhi. E considerando tutti questi indizi, anche abbastanza palesi, sicuramente qualcosa sotto deve esserci in un capitolo che si chiama A te 2000 anni da adesso. Senza lanciarci in congetture troppo assurde, seppur in futuro torneremo ovviamente sul discorso dei ricordi e del futuro, innegabilmente l'inizio funziona soprattutto perché crea da subito un mistero attorno ai personaggi. Più che altro considero interessante il fatto del sogno lunghissimo, perché sottintende che sia accaduto qualcosa, e più nello specifico esistono moltitudini di studi fatti da psicanalisti sui casi in cui alcuni sogni potessero essere ricondotti a vite passate o ricordi sopiti nella memoria. E considerando l'assurda coincidenza di Mikasa coi capelli corti, che verrà poi in effetti provato, e le lacrime per il desiderio di libertà, che in un certo senso rappresenteranno anche la bruciante rabbia di non essere liberi, magari poi su questa cosa dei 2000 anni ci torneremo in futuro. Però non è tutto oro ciò che luccica. Io penso che anche gli indizi lasciati non fossero da subito come una spiegazione dietro, bensì che l'autore abbia successivamente tessuto i particolari della trama sulle briciole lasciate per strada. Non è un demerito dell'autore, ovviamente, ma non bisogna neanche credere che avesse già stampato in mente alla perfezione 10 anni di serializzazione. Ci troviamo nel distretto di Shiganshina, all'interno del Wall Maria, una delle cinte murarie che proteggono la città dalle invasioni esterne dei giganti.
Imbattendosi però prima in alcune guardie abbastanza scansafatiche, in quanto sono decenni che la città non viene invasa, e poi nel ritorno del gruppo di Keith Shadis, andato in spedizione per scoprire qualcosa di nuovo sui terribili mostri, non mi concentrerò tanto su questi eventi in sé, che chi ha letto il manga già li conosce, quanto invece la loro importanza negli sviluppi psicologici dei personaggi. Da un lato abbiamo come l'ozio e il sentirsi sicuri in una gabbia porti poi a non essere in grado di reagire nel momento del bisogno, mentre dall'altra abbiamo la consapevolezza che la conoscenza sia tutto ciò che conta in un mondo del genere. Perdere vite è un giusto compromesso se questo porta a poter capire qualcosa, poter avere una situazione più chiara. Tuttavia, perdere delle vite senza riuscire a capire è solo un'enorme disfatta. E da una parte quindi avremmo l'insegnamento per i personaggi di continuare sempre a muoversi, dall'altra parte avremo un insegnamento del vero significato non solo del corpo di ricerca, ma anche della vita stessa. Capire il mondo. Anche se, come disse una volta un uomo, se guardi a lungo nell'abisso, l'abisso guarderà dentro di te. Questo porta Eren a confessare davanti ai suoi genitori, anche spinto da Mikasa, il suo desiderio di entrare anche lui nel corpo speciale e, mentre la madre Carla è contraria, il padre Grisha si mostra molto accondiscendente e anzi dice al figlio che tanto non può impedirglielo e che in più gli mostrerà anche ciò che è custodito nella cantina. Col senno di poi è plausibile che Grisha, che stava uscendo per recuperare il fondatore, avesse già anche ricordi di ciò che sarebbe accaduto in futuro e dunque che comunque fosse inevitabile tutto ciò. Subito dopo facciamo la conoscenza per ora dell'ultimo membro del terzetto, Armin. Armin è bullizzato e considerato eretico in quanto vorrebbe visitare il mondo esterno, ma come apprendiamo il re considera tabù parlare del mondo esterno e, mentre inizialmente, come dice Eren al lettore, potrebbe sembrare un atto di codardia, Armin mette la pulce nell'orecchio sulle reali motivazioni che, scopriremo poi, essere dovute al fatto che esiste effettivamente qualcosa lì fuori, ma non compatibile con gli abitanti delle mura. E amo davvero tanto come il re, per proteggere i suoi segreti e le sue motivazioni, abbia creato dei veri dogmi all'interno delle menti delle persone che oramai accettano una spiegazione banale perché è proprio il re a darla e soprattutto perché ormai così è, senza domandarsi troppo su quale sia la verità. E non a caso la storia è invece fatta da chi la verità se l'è chiesta. Un'esplosione però squarcia il silenzio e il gigante colossale appare dalle mura e con un calcio le sfonda. Il secondo capitolo attua comunque una scelta registica interessante, trasformandosi in un time skip e raccontando gli eventi tramite flashback. Inizialmente non capivo il motivo di tale decisione, ma effettivamente durante la rilettura dono un maggior senso di proseguo. Tramite il flashback l'autore può scegliere di sua iniziativa cosa andare a mostrare senza dover seguire un ordine prestabilito, e questo dona maggiore libertà alla narrazione. Detto ciò, dopo aver avuto un'infarinatura del mondo in cui i personaggi si muovono, per quanto poi questo porterà ad altri plot twist, veniamo riportati a poco dopo la distruzione del muro, dove Eren, vedendo tutti quei detriti volare, decide di correre subito a vedere come stesse sua madre, scoprendo con orrore che non solo era rimasta schiacciata dalle macerie, ma che un gigante era anche pronto ad andare verso di lei. Solo successivamente scopriremo che altri non è che Dina Fritz, prima moglie di Grisha e madre di Zeke. E magari è uno di quelli che mantengono un po' la coscienza e per questo ha subito puntato contro Carla, ovvero la mamma di Eren nonché nuova moglie di Grisha. In fin dei conti gli disse che prima o poi si sarebbero rivisti. Hannes arriva a salvarli, ma paralizzandosi di fronte al gigante preferisce raccogliere i ragazzi e fuggire via, prendendo prima gli insulti di Eren, ma confessando poi di aver avuto estrema paura e di non essere riuscito a far nulla, dimostrando con queste sue parole un'umanità non da poco, secondo me, e soprattutto mostrando la realtà cristallina del mondo. Nessun eroe stoico, nessun giustiziere, solo un uomo spaventato come tanti altri uomini spaventati. Perché da un lato mostrarcelo a Far Baldoria serve ad accentuare poi il sentimento di astio verso di lui quando si rivelerà inutile contro un gigante, ma dall'altro mostrarcelo sinceramente provato, distrutto, contribuisce a empatizzare con lui.
Se da una parte quindi si evoca il classico sentimento shonen del devo allenarmi, non devo bighellonare come lui, dall'altro però è chiaro che se persino un uomo adulto così sicuro di sé, così tranquillo, può scoppiare in lacrime, la minaccia non è da poco. E proprio in quel momento a Mikasa viene un forte mal di testa. Di nuovo, pensa flebilmente. Ci torneremo forse più avanti, ma è interessante quanto un sacco di piccoli particolari vadano sempre più a metterci pulci nelle orecchie, o comunque sempre più a darci una prospettiva chiara sui personaggi. Dal momento che si stanno pian piano aggiungendo piccolezze che non solo funzionano retroattivamente, quindi si contestualizzano al personaggio e non paiono campate in aria, ma che torneranno anche in futuro. Se Mikasa avesse esclamato «Che strano, è la prima volta che ho questo mal di testa», sarebbe stato molto strano che proprio in quel momento accadesse una cosa tanto particolare. Invece in questo modo noi lo accettiamo, ma comunque lo teniamo a mente anche per il futuro. E proprio nel momento in cui Armin, Eren e Mikasa sono al sicuro sulla barca di salvataggio, un gigante corazzato che, è lui, sfonda l'ingresso, consegnando definitivamente Wall Maria ai giganti, costringendo gli esseri umani ad arretrare ancor di più. Eren tuttavia cambia, trasforma la sua tristezza in rabbia e non è più passivo dolore per la morte dei cari, ma bruciante rabbia contro i fautori di tale gesto. E non è tutto. Questo cambiamento arriva con la consapevolezza di come funzioni il mondo e dell'ingiustizia alla quale sono sottoposti immotivatamente. Eren non solo si chiede perché tutto questo stia accadendo proprio a loro, tema abbastanza importante nella storia degli Eldiani, che si trovano in questa situazione senza appunto neanche sapere il motivo, essendo la storia stata cancellata e quindi puniti per qualcosa che neanche sanno di aver fatto. Ma si domanda anche perché piangere, in quanto piangere è un qualcosa soltanto per i deboli. Ed è importante anche come, se ora degli innocenti stanno pagando per qualcosa che neanche sanno, quindi come dei martiri immotivati, anche in futuro accadrà a parti invertite. Il tempo torna al presente, i 10 migliori cadetti potranno entrare, volendo, nel corpo di gendarmeria alle dipendenze del re, oltre che in guarnigione o in ricerca. Il prologo è finito e inizia la storia. Facciamo subito la conoscenza delle 3 tipologie di militari presenti nelle mura, ognuna con un diverso compito: la guarnigione, la ricerca e la gendarmeria. Col passare della storia verranno meglio affrontati questi gruppi, ora basta semplicemente specificare che sono rispettivamente il gruppo che si occupa del lavoro nelle mura, quello che esce fuori, per appunto soprattutto la ricerca, e quello che invece si occupa della protezione del re e vive nella cinta più interna delle mura. A questo terzo, come detto, possono accedere solo i 10 migliori cadetti, gli altri possono scegliere invece per gli altri 2 gruppi. Ciò porta a fare la conoscenza di un po' di personaggi che ora appaiono solamente come macchiette sullo sfondo che interagiscono fra loro, ma diventerà poi stupendo vedere come ognuno di essi verrà comunque reso unico a modo suo e che, disegno di Isayama permettendo, persino 2 personaggi sullo sfondo diventeranno subito estremamente riconoscibili. Quello che maggiormente spicca, perché contribuisce anche alla caratterizzazione del nostro Eren, è Jin, che qui viene visto un po' come colui che butta tutti a terra, ma che in realtà è forse la punta di realismo migliore presente nell'opera, in quanto è rappresentazione delle reali paure di chi si troverebbe lì. Voler distruggere tutti i giganti è estremamente un pensiero shonen, che funziona bene quando sei il protagonista, ma il lettore ha anche bisogno di qualcuno in cui rivedersi, che paradossalmente ora è proprio lui più che Eren. E poi è interessante anche la contrapposizione, questa volta, fra l'ignoranza e la sete di conoscenza, dove però la prima viene poi in un qualche modo giustificata dagli eventi, che mostrano come la seconda invece non sia sempre una cosa del tutto positiva. Infatti, mentre gli uomini devono restare ignoranti per volere del re, come detto prima, d'altra parte la conoscenza porterà a tutti gli eventi successivi che genereranno una situazione catastrofica. Quindi potremmo dire che in questo caso non esiste davvero un giusto o uno sbagliato, ma solo il danno meno pesante da dover subire, dando diverse sfumature a seconda di quale sia davvero la situazione nella quale si ci trovi. Per quanto sia bello ascoltare i discorsi di cosa sceglieranno i protagonisti, credo sia abbastanza ovvio che credo faranno scelte abbastanza ovvie. Direi di passare ai 3 che incontrano Hannes e finiscono col chiacchierare un po', con l'ammissione di questi
del suo senso di colpa per non aver salvato Carl e quindi non essersi sdebitato con Grisha, che tempo prima aveva curato l'umanità da una qualche malattia. Eren prova a ricordare qualcosa su suo padre, che dopo l'attacco alle mura gli aveva consegnato la chiave della cantina, ma ha solo immagini confuse in testa. Pensandoci, quello è stato il momento in cui Eren è stato trasformato prima in gigante e poi ha divorato il padre per prendere i poteri del gigante d'attacco, se vogliamo chiamarlo così, oltre che quelli del fondatore, che aveva poco prima rubato alla famiglia reale per compiere la volontà di Eren Kruger. Oltre ciò, nella testa di Eren si accavallano i ricordi suoi e di tutti gli ex possessori o possessori futuri, e quindi col senno di poi ha perfettamente senso che la sua mente non riesca ancora bene a sopportare tutta quella conoscenza. Il discorso della sera prima fatto da Eren ha un po' convinto molti a far parte del corpo di ricerca e non della gendarmeria, e mentre tutti sono quasi tranquilli, fiduciosi che l'umanità potrà trionfare, mentre dichiarano che mangeranno finalmente carne senza doverlo fare di nascosto, un'esplosione li risveglia dal sogno e nuovamente il gigante colossale appare alle loro spalle. Tecnicamente, col senno di poi, questa è una piccola inconsistenza della trama a pensarci, ma ripeto, essere normale quando comunque una trama non è perfettamente delineata, ma sommariamente scritta, come sempre capita per le serie lunghe. Il colossale è Bertold, che effettivamente non vediamo nella scena, o forse non lo distinguo io, vabbè. Ma come vedremo, nel momento in cui si trasforma, radia al suolo e uccide chiunque gli si trovi vicino. Se davvero la trasformazione fosse avvenuta poco vicino alle mura, sarebbero istantaneamente morti tutti i presenti. Ma ehi, non facciamo le pulci su queste cose. Ha inizio la battaglia. Eren prova a far fuori il colossale, ma sfortunatamente questo sparisce totalmente. Vengono tutti radunati e mandati quindi in battaglia, dal momento che sfortunatamente molti dei più forti del corpo di ricerca sono ancora fuori dalle mura, e spetta a loro quindi la difesa della città. Tuttavia il muro è ormai crollato e i giganti rompono nella città, iniziando a decimarli tutto, uno per uno. Tra le persone mi pare di scorgere anche Reiner e Bertold, ma sicuramente ora come ora mi risulta ancora un po' difficile decifrare alcuni visi di Isayama, quindi vabbè. Con un piccolo flashback veniamo introdotti all'unico modo per uccidere un gigante, tagliando via una piccola porzione di carne situata proprio sotto la parte alta del collo, nella regione occipitale se vogliamo usare la parola del manga. Ora come ora non è chiaro il motivo, ma in seguito verrà comunque rivelato che è il midollo spinale che connette spina dorsale e cervello e che tiene in vita i giganti, che altrimenti hanno piena rigenerazione. Interessante proprio come tutti si chiedano anche il motivo di tutto ciò, di questa voracità dei giganti, che tecnicamente potrebbero vivere anche senza mangiare. E effettivamente il motivo che spinge il colossale e il corazzato è infatti non l'annientamento della razza umana, ma recuperare il fondatore. Eren comunque non ci sta a tremare di paura. In fin dei conti lui è stato spinto anche da Armin a voler vedere l'esterno, grazie a un libro di suo nonno, che per quanto in maniera molto particolare descriveva il mondo esterno. E beh, il modo in cui lo descrive è molto folcloristico, e ciò ha permesso passasse forse la censura del re. Ma una domanda resta. Qualcuno allora ha visto il mondo esterno? Questo è il sogno di Eren ed Armin, e non possono lasciare che questa situazione li butti giù annichilendoli. Ma le belle parole servono a poco contro dei giganti voraci e sfortunatamente i cadetti iniziano a morire uno dopo l'altro, tutti divorati vivi o terribilmente mutilati. Il primo è proprio Thomas, e quando Eren in preda alla collera si lancia per uccidere il gigante, un altro con un balzo gli divora la gamba. Armin non può che assistere inerme a tutto ciò, mentre un altro gigante lo afferra e fa per ingoiarlo. Il suo sogno era vedere l'esterno. Lui voleva vedere questo enorme lago salato non prosciugabile. Con le ultime forze in corpo Eren afferra la sua mano e si fa ingoiare intero, al posto suo. Mi fa comunque molto ridere che se Eren fosse morto ingoiato da quel gigante, quello sarebbe tornato umano ottenendo il potere del gigante d'attacco e fondatore, vanificando gli sforzi fatti da Grisha per ottenerli e passarglieli. O forse Grisha aveva comunque già visto il futuro sapendo come sarebbe andata e come Eren avrebbe risvegliato il suo gigante? Beh, magari qualcuno avrebbe potuto fare un what if sull'uomo barbuto. Mikasa sente una vibrazione nella forza e capisce essere successo qualcosa di molto, molto brutto.
Penso che la cosa migliore sia parlare di questi due capitoli insieme, dal momento che contengono una porzione di flashback che sarebbe meglio seguire nel suo complesso e non dividendola in due. Potremmo dire che i capitoli si diramino innanzitutto a due prese di coscienza da parte di personaggi diametralmente opposti ma legati al nostro Eren. Da una parte Armin capisce come il mondo in cui vivono sia orientato sul forte che mangia il debole, ma che possiamo vedere in senso ampio come un oppressore che opprime gli oppressi. È importante non concentrarsi sul forte, proprio perché, come vedremo in seguito, non è questione di forza ad un certo punto, ma proprio dell'essere diventati oppressi, quasi come se fosse un'unica possibilità, dal momento che è il re stesso ad aver generato tale condizione, e che invece molte armi convenzionali che vedremo più avanti sono più che efficaci sui giganti. A ciò si affianca pure la manifestazione di come il potente sia anche il ricco, ma che a sua volta sia importante quantificare anche le perdite in favore di un bene maggiore. Dimo Reeves è un importante e facoltoso mercante che ovviamente vuole mettere in salvo la sua merce, considerandola più importante delle vite umane, e per questo bloccando di fatto anche il cancello da cui fuggire, portando anche alla morte di quelli impegnati a prendere tempo proprio per salvare le persone. Da questo punto di vista è ovviamente il cattivo della vicenda, tuttavia se la sua merce andasse perduta la popolazione morirebbe inesorabilmente di fame, ed effettivamente più avanti verrà mostrato come lui abbia davvero contribuito a rifocillare le persone. E dunque ciò lo rende meno cattivo? A questo punto allora la perdita della sua merce sarebbe cosa da poco o da evitare assolutamente? È questo interrogativo che viene posto a più riprese. Cosa sei disposto a sacrificare per il bene della popolazione? Quante persone possono morire per salvarne delle altre? Per quanto quindi il suo modo di porsi sia deprecabile, e in questo contesto Mikasa alla fine fa andare tutto per il meglio, non è anche vero che spesso vedremo gente morire in maniera atroce soltanto per salvare Eren, che potrebbe essere la chiave per salvare poi tutti gli altri? È importante ragionarci, ed è importante quindi non bollare subito lui come cattivo, bensì comprendere che non esistano veri cattivi tra le persone comuni e che tutto abbia un suo rovescio della medaglia. Comunque la bambina rimane molto colpita da Mikasa, e il suo nome è Louise. Proprio questa sua devozione e ammirazione la porta a fare una serie di scelte, alcune volte discutibili, che la portano comunque a diventare colei che conserverà la sciarpa che Mikasa aveva gettato via dopo essere stata delusa da Eren. E beh, la parte più importante è sicuramente il flashback del suo passato, ecco. Mi piace come comunque sia un flashback nel flashback, è complicatissimo. Mikasa non è figlia di Grisha e Carla, bensì i suoi genitori furono assassinati da due banditi che poi avrebbero venduto lei al mercato sotterraneo. In realtà il bersaglio era la madre, ma anche lei va bene perché è comunque di sangue misto. Questo perché, per quanto loro dicano si veda, ma io in realtà non vedo nulla, Mikasa ha tratti orientali, madre da Oriente, padre Ackerman. Detto così ovviamente abbastanza strano ed è comunque uno di quei misteri della serie, ma tanto vale introdurre l'argomento. Molti anni prima la famiglia Azumabito fu un'importante famiglia discendente dal clan Shogun proveniente da Izuru, nazione situata a una sorta di oriente, che si stabilirono nelle mura prendendo il nome di clan orientale, ma sulla geografia è meglio tornarci in futuro. Quando il re Fritz decise di cancellare la memoria a tutta la popolazione, il clan orientale non ne fu affetto, in quanto non sono discendenti da Ymir. E questo portò prima a una loro opposizione alla decisione del re, e poi a una dura repressione da parte delle autorità, generando una sorta di razzismo verso gli orientali. D'altra parte anche gli Ackerman non sono propriamente discendenti di Ymir, e quindi anch'essi immuni alla cancellazione dei ricordi, rendendo quindi di fatto Mikasa da un lato immune alle modifiche dei ricordi, dall'altra nata da un clan odiato nelle mura. Non il massimo, direi. Beh, fatto sta che Eren riesce a uccidere due dei rapitori, brutalmente e in maniera completamente violenta, ma il terzo lo afferra alle spalle e inizia a strangolarlo. Eren urla che se non si combatte non si può vincere, e Mikasa ha una sorta di epifania su come il mondo sia crudele e spietato. Non può stare a guardare, afferra il coltello e uccide l'uomo. Entrambi sono salvi. Pensandoci bene, tutti e tre i nostri protagonisti diventano quindi simbolo della percezione del mondo in cui vivono. Il forte mangia il debole, il mondo è spietato, ma se non combatti non vincerai.
Eren avvolge Mikasa nella propria sciarpa, che diventa simbolo di un legame nato perché si sono salvati a vicenda e sono vivi perché sono stati insieme. La sciarpa, proprio perché simbolo del loro legame, viene quindi poi abbandonata quando Mikasa si sentirà tradita, venendo però riconsegnata da Luis, chiudendo in un certo senso il cerchio. Ma per oggi è tutto. Spero che questo primo episodio di Attack on Titan al microscopio vi sia piaciuto. Se sì, vi invito a iscrivervi e a lasciare un mi piace. Noi ci rivediamo, come sempre, a un prossimo video.